Scopri un nuovo modo di leggere la paleontologia con questi due fantastici libri. Vedrai, non te ne pentirai, e uno di questi è in spagnolo. A tutti cari amici di Fabula Stalker, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Questo episodio che parla dei laghi vulcanici non fa parte solo di una playlist, ma addirittura ben due, ossia quella delle saga di vulcani e dei laghi. Ma prima di partire con l'episodio, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche e di rimanere sempre aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Benissimo, partiamo subito con l'episodio. Acqua immobile, colori profondi, paesaggi quasi irreali. Ma alcuni laghi non sono solo laghi, sono vulcani silenziosi, pronti a colpire senza preavviso. Oggi parliamo dei laghi vulcanici. Come si formano, perché sono affascinanti e quando possono diventare estremamente pericolosi. Un lago vulcanico si forma quando l'acqua riempie una struttura vulcanica, un cratere, una caldera, oppure una depressione creata da un'eruzione. Ha una forma spesso circolare o ellittica, legata alla morfologia del cratere. Si alimenta prevalentemente da acque piovane e sotterranee. A volte l'acqua può defluire creando un emissario, ma molti sono chiusi. Molti laghi vulcanici hanno colori che vanno dal verde smeraldo al turchese fino al giallo lattiginoso. Il motivo? Gas come anidride carbonica, zolfo e idrogeno solforato, disciolti nell'acqua. Alcuni sono acidi quanto il succo di limone, altri possono essere caldi o addirittura ribollire senza mai eruttare. Ma il vero problema nasce quando questi gas non riescono a uscire lentamente. A differenza dei laghi normali, questi sono direttamente collegati all'attività del sottosuolo come magma, gas e calore. Questo significa che il lago non è solo acqua, ma una finestra su ciò che accade sotto la crosta terrestre. Inoltre, rispetto ai laghi di origine glaciale o fluviale, quelli vulcanici hanno caratteristiche molto particolari. In genere sono più piccoli in superficie, ma molto più profondi. Questo perché occupano crateri o caldere vulcaniche strutture strette, scavate in profondità da esplosioni o collassi del vulcano. Molti laghi vulcanici hanno sponde ripide, fondali che scendono rapidamente e una circolazione dell'acqua limitata. Ed è proprio questa scarsa circolazione che può favorire l'accumulo di gas sul fondo. In altre parole, possono sembrare laghi tranquilli, ma dal punto di vista geologico sono ambienti instabili. I laghi vulcanici hanno diverse tipologie, classificate in base alla loro origine specifica nel contesto vulcanico. Partiamo. 1. I laghi di cratere. Si formano nel cratere principale di un vulcano spento o quiescente, spesso con forma circolare o ovale, l'elevata profondità, la presenza di sponde ripide. Tra i più noti ci sono il lago di Albano e il lago di Nemi, entrambi formati nei crateri dei Colli Albani. Sono laghi profondi, con pareti ripide e un'origine legata a un vulcano oggi quiescente, ma non estinto. Si trovano in provincia di Roma, in Italia. 2. I laghi di caldera. Sono specchi d'acqua formati all'interno di una caldera, una vasta depressione circolare o ellittica generata dallo sprofondamento della camera magmatica di un vulcano a seguito di violente eruzioni. A differenza dei crateri, le caldere possono avere diametri di vari chilometri e, riempiendosi di pioggia o sorgenti,
creano laghi vulcanici spesso molto profondi e dalle pareti ripide. Due esempi sono il lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d'Europa, e il Crater Lake, situato in Oregon, negli Stati Uniti. 3. I laghi vulcano-tettonici. Sono bacini lacustri formati dalla combinazione di due fenomeni geologici distinti. Lo sprofondamento della crosta terrestre dovuta alla tettonica e all'attività vulcanica, in particolare il collasso di caldere o il crollo di camere magmatiche. Tipicamente presentano una forma circolare o ovale e sono molto profondi. Un esempio è il lago di Bracciano, in provincia di Roma. Quattro. I laghi di Mar. Sono laghi di piccole dimensioni che si formano in crateri di esplosione, i cosiddetti mare. I mare nascono da esplosioni freatomagmatiche, ossia interazione magma-acqua sotterranea, che frantumano le rocce circostanti, creando un cratere a fondo depresso. Sono depressioni imbutiformi con un basso rapporto altezza-larghezza, spesso circondati da depositi di cenere e blocchi. Il fondo, essendo al di sotto del piano di campagna, si riempie facilmente d'acqua, formando piccoli laghi circolari. Esempi di questo tipo sono i laghi dell'Eifel, in Germania, e il lago d'Averno, vicino ai Campi Flegrei, famoso fin dall'antichità per le emissioni di gas e i fenomeni vulcanici. Quest'ultimo si trova in provincia di Napoli, in Italia. 5. I laghi intervulcanici. Si formano nelle conche tra diversi edifici vulcanici. Un esempio è il lago Nicaragua, situato nello stato omonimo. 6. Lago da sbarramento. Si forma quando il normale corso di un fiume viene bloccato da un ostacolo, interrompendo il flusso. Solitamente creati da colate laviche, lahars o accumuli di materiale vulcanico che bloccano un corso d'acqua. Ma possono nascere anche da frane, alluvioni che sbarrano una valle, ostruzione da parte di morene glaciali o da parte dell'uomo grazie alle dighe. Un esempio calzante di lago di sbarramento vulcanico è il lago Gurrida, situato in Sicilia alle pendici nord-occidentali dell'Etna. 7. I laghi termali. Sono specchi d'acqua naturale alimentati da sorgenti sotterranee di origine profonda o vulcanica. L'acqua piovana penetra in profondità, riscaldandosi a contatto con rocce e fenomeni vulcanici, per poi riemergere arricchita di minerali. Possono essere ipotermali, ossia con temperature che vanno dai 20 ai 30 gradi, o ipertermali con temperature maggiori di 40 gradi. Spesso i fondali di questi laghi sono ricchi di fanghi termali, utilizzati per trattamenti estetici e curativi naturali. Abbiamo diversi esempi di questo tipo. Il lago di Agnano, in provincia di Napoli, che però si è prosciugato nel XIX secolo. Il lago Specchio di Venere a Pantelleria, il Parco Termale del Garda, Villa dei Cedri, i laghi delle Terme di Roma, le acque albule e le sorgenti naturali di Saturnia, in provincia di Grosseto in Italia. I laghi di origine vulcanica in generale possono essere molto pericolosi e dare origine a eruzioni limniche. In casi rarissimi ma devastanti, un lago vulcanico può uccidere, senza esplodere. Si parla di eruzione limnica, un rilascio improvviso e massiccio di gas, soprattutto anidride carbonica. La CO2 è invisibile, inodore, più pesante dell'aria. Scivola lungo il terreno e soffoca tutto ciò che incontra. Nel 1986, al lago Nyos in Camerun, una nube di CO2 uccise oltre 1700 persone e migliaia di animali nel sonno.
Nessuna lava, nessuna esplosione, solo silenzio. A parte le eruzioni limniche, i laghi vulcanici possono generare esplosioni freatiche o freatomagmatiche, causate dal contatto tra il magma e l'acqua del lago. Questo processo provoca l'evaporazione istantanea dell'acqua, liberando un'energia esplosiva che scaglia rocce, cenere e vapore. Ma la buona notizia è che la maggior parte dei laghi vulcanici non è pericolosa. Oggi molti di questi laghi sono monitorati costantemente. Temperatura, composizione chimica, emissioni di gas. In alcuni casi vengono installati sistemi di degassamento, veri e propri camini che rilasciano lentamente la CO2. Il rischio zero non esiste, ma la scienza permette di ridurlo enormemente. Ma la scienza permette di ridurlo enormemente. Un lago vulcanico non è solo acqua ferma. È il risultato di un vulcano che ha smesso di eruttare, ma non di respirare. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.